Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi parliamo di cosa ci serve per iniziare a lavorare ad uncinetto. Quindi sono una principiante e non ho mai lavorato ad uncinetto e non ho niente per lavorare a uncinetto. Cosa mi serve? Questa domanda me l'avete fatta in moltissimo ultimamente perché con la questione della quarantena ho visto che tantissime hanno deciso di iniziare a lavorare ad uncinetto e questo mi fa molto piacere. E però vi trovate un po' spaesate perché siete a casa e non sapete dove cosa comprare per iniziare a sviluppare questo hobby. Per lavorare uncinetto ci serve di base un uncinetto. Oggi abbiamo la fortuna che su Amazon si vendono diversi kit a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ci sono i kit, quelli di uncinetti ergonomici, che sono questi col manico più grosso, e ci sono i kit, quelli di uncinetti normali, e in un kit avete moltissimi numeri, 8-10 numeri di uncinetto a seconda dei kit, che sono un po' tutti quelli che ci possono servire. Sono uncinetti super X, cioè per esempio in questo set l'uncinetto da 2 mm è un po' morbidino e se siamo persone che lavorano stretto e tirano, questo secondo me dura poco. Però tutti gli altri del set sono ottimi e per iniziare io ve lo consiglio vivamente perché questo set costa più o meno come un uncinetto di altre marche. Poi se vedete che la cosa vi piace e continuerete a lavorare ad uncinetto, allora potete comprarvi tutti gli uncinetti che volete, ma a quel punto sarete anche più pratiche e saprete voi stesse cosa preferite per voi. Meglio gli ergonomici o meglio quelli normali? Dipende, io preferisco questi, ho iniziato con questi e preferisco questi. Scegliete voi quello che a naso vi sembra che potrebbe essere che faccia più al caso vostro. In generale, secondo me, questi vanno meglio per quelle persone che tengono l'uncinetto in questo modo. Hanno più senso per chi lo tiene in questo modo. Per chi lo tiene invece così, secondo me, non cambia granché tra gli ergonomici e i normali. Oltre agli uncinetti, di sicuro ci servirà una forbice e un ago, uno o più aghi. Il tipo di ago dipende da quello che vogliamo fare. Se vogliamo fare amigurumi, vi consiglio di scegliere gli aghi senza punta, quelli che si chiamano aghi da lana. E vi consiglio di scegliere questi in metallo perché quelli di plastica sono veramente molto grossi e sono utili se usiamo filati veramente grossi, appunto lana, ma se usiamo cotone, secondo me sono migliori questi. Li vendono di solito in bustine in cui ce ne sono di diverse misure, in questo modo potete prendere una bustina e avere tutti gli aghi che vi servono, più o meno. Un'altra cosa che può essere utile ma non indispensabile sono i marker. I marker nel lavoro ci servono, soprattutto nel lavoro a spirale, però per esempio io mi trovo molto meglio a mettere un filetto, se avete visto alcuni dei miei tutorial sapete di cosa sto parlando, quindi questi se volete li prendete, ma se no anche no. E poi potrebbero servirci degli spilli come questi con la testina a perlina, diciamo, oppure gli spilli quelli classici. Se volete fare amigurumi vi servirà anche l'ovatta, che è questo materiale che serve per riempire i nostri amigurumi. Questa la trovate in alcuni siti di mercerie oppure qualcosa trovate anche su Amazon. Si vende in sacchetti, di solito da mezzo chilo o 1 chilo. In alternativa potete scegliere di comprare i ripieni per i cuscini, li trovate anche su Amazon, hanno appunto la forma del cuscino e hanno una leggera tela che li ricopre, se rompete la tela dentro c'è l'ovatta. Non è esattamente questo, è una cosa sintetica, però insomma diciamo che per partire può andare bene anche quella. Sempre per gli amigurumi possono esserci utili perline e occhietti, che comunque possiamo sostituire ricamando con il filato gli occhietti. Quindi se volete li prendete e se no intanto finché non potremo andare nelle mercerie possiamo anche decidere di ricamare gli occhietti. Se invece siete intenzionate a lavorare più
berretti, sciarpe, maglioni, maglie, magliette, allora può esservi utile 1 metro, ma questo forse ce l'abbiamo già in casa. Oltre a tutti gli attrezzi, diciamo, del mestiere, che in ogni caso potremmo ridurre al minimo ad un uncinetto, un ago e una forbice, e ovviamente se facciamo amigurumi l'ovatta per forza. Oltre a questo ovviamente ci servirà un filato e qui si apre un mondo. Mi state subissando di domande su che filato acquistare. Per partire io vi consiglio, come ho detto anche nel corso basico, di partire con un uncinetto tra il 3, 3,5, 4, 4,5 e un filato che sia giusto da lavorare con questo tipo di uncinetto. Quindi adesso vediamo quali sono le alternative secondo me buone per iniziare. Premettiamo 2 cose per quanto riguarda i filati. 1, nessuno mi paga per parlare di questi filati, e 2, questa è una selezione che io ho fatto tra i filati che uso io. Filati ce ne sono, io credo, centinaia, migliaia di diverse marche e di molto simili. Questi sono quelli che io uso e quindi questi sono quelli che vi posso consigliare perché so come funzionano. Tra questi ho selezionato 3 cotoni che hanno più o meno la stessa resa, da usare con uncinetti circa da 3 mm. Questo che è un cotone da usare con un uncinetto da 4, 4,5, 5, e questo che è un misto lana che potrebbe essere paragonabile all'acrilico di cui mi chiedete. Io l'acrilico puro non lo uso, ma è molto simile a questo come tipo di lavoro, che se lavoriamo amigurumi lo possiamo usare con il 2,5, 3, e se invece lo usiamo per fare, non lo so, una sciarpa, possiamo usarlo con il 3,5, 4. Vediamo se la telecamera riesce a farvi percepire la differenza fra questi 3 cotoni. Questi 3 cotoni sono abbastanza simili, diciamo, come caratteristiche per quanto riguarda l'etichetta. Per prima cosa vediamo come si legge un'etichetta. Questo filato si chiama Safran, è della Drops ed è 100% cotone. A un certo punto dell'etichetta trovate il numero del colore, in questo caso 1, e il lavaggio 30. Allora, adesso se ordiniamo sicuramente ci daranno, non so, ordino 10 di questi, mi daranno tutti dello stesso lavaggio, della stessa cotta. Però se compro 5 gomitoli di questi e poi mi accorgo che me ne servono altri 2, è importante che quando andiamo a ordinare sottolineiamo che noi abbiamo acquistato questo filato di questa cotta 30, perché il colore è sempre quello, però a seconda delle cotte può variare di un po', e questo si vede poi se uniamo un filo di una cotta e di un'altra cotta. E poi c'è questa parte dell'etichetta. Quello che ci interessa è questo, per esempio l'uncinetto o i ferri per cui è raccomandato per uncinetti da 3 mm. Quindi uso solo 3 mm per questo? No, non è detto, dipende da cosa devo fare. Per esempio, se devo lavorare un amigurumi, sappiamo che tendiamo a usare un uncinetto di mezza misura o una misura in meno di quella raccomandata, perché per gli amigurumi vogliamo un lavoro fisso, stretto, in maniera che non ci siano buchini tra le maglie. Se invece al contrario voglio lavorare per esempio una maglietta per una bambina, che questo per esempio sarebbe perfetto per questo, forse potrei provare a usare un 3,5 o anche un 4. Questo dipende dalla mano che ho, e per capire che uncinetto utilizzare dobbiamo fare un campioncino, cioè una volta scelto il filato e il punto, proviamo con l'uncinetto 3 e vediamo un campioncino da 10x10 come viene il tessuto. Se lo vogliamo più morbido lo rifacciamo col 3,5, se lo vogliamo meno morbido riproviamo con il 2,5. Questo vale per qualunque tipo di filato e qualunque lavoro facciate. Finché non capite che mano avete, sarebbe sempre meglio provare a fare prima un campioncino.
Poi sotto qua c'è un'altra indicazione, dice che per fare un quadratino con questo filato, con i ferri da 3, di solito sempre ferri si parla, per fare un quadratino da 10 x 10 ci servono 24 punti in orizzontale, però qui si parla di ferri, però magari può essere utile per voi sapere cosa vuol dire sta roba qua. Per fare 10 cm ci vogliono 24 punti e per fare 10 cm poi di altezza mi serve lavorare 32 righe, quindi questo vuol dire con questo filato e un ferro da 3 mi servono 24 punti di base e 32 righe per fare un quadratino 10 x 10. Con l'uncinetto questo non vale, quindi il campioncino ce lo dobbiamo fare noi. Poi ci dice che questo gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo circa 160 metri. Questo ci dà un'idea di, dello spessore e del tipo di filato, ma ripeto, solo un'idea, ok? Perché questi filati sembrano identici, molto molto simili, in realtà questo è lungo 160, questo è lungo 125 e questo è lungo 115. Oltre a questo, quali sono le differenze fra questi tre filati? Allora, intanto, non so se riesco a farvelo vedere dalla telecamera, questo è morbidino, quasi come pelosetto, ed è proprio molto molto morbido. E se guardiamo il filo, come sempre è fatto da più fili e non sono molto ritorti. Cioè, se io giro in questo modo vedete spazio tra i fili. Questo è un filo più opaco, ok, il colore è più opaco, è lo stesso pelosetto ma non nel senso di morbido, ma nel senso di più grezzo, diciamo così, e però è più ritorto. Eccolo qua. È più ritorto, quindi poi vedremo cosa vuol dire ritorto, cioè ritorto vuol dire che i fili sono più arrotolati tra loro, così, ok? Il terzo è questo, e questo è ancora più ritorto, cioè, io posso anche rigirare così, però i fili sono decisamente più ritorti. Cosa vuol dire quando un filo è più ritorto ed è meno ritorto? Allora, quando un filo è meno ritorto, quindi i fili che lo compongono sono più liberi tra loro, in generale quando il filo è meno ritorto ottengo un lavoro più morbido, perché il filo non è come se fosse un'unica corda, ma è fatto di più filetti che appunto sono più morbidi tra di loro e quindi il lavoro risulta più morbido, mentre più ritorto è il filo e più il lavoro risulta compatto. Però più il filo è poco ritorto e più è difficile da lavorare. Perché? Per una principiante o per un principiante, quando entriamo nel punto e portiamo fuori il filo, se il filo è poco ritorto, rischiamo di agganciare con l'uncinetto magari un filo del punto sotto. E in questo modo succede quello di cui mi avete parlato in diverse, che i fili si sfilacciano. I fili non si sfilacciano, siamo noi che li sfilacciamo, perché quando entriamo nei punti, se agganciamo uno dei fili che compone il filo di un punto sotto e vogliamo lo stesso tirar fuori l'uncinetto, è evidente che deformiamo il filo sotto e se tiriamo veramente con forza potremmo anche rompere quel filetto. E il risultato è che poi ci sembra che il filo sia sfilacciato, in realtà l'abbiamo sfilacciato noi. Quindi all'inizio, in buona sostanza, è meglio scegliere un filo più ritorto. Se sono un principiante è meglio scegliere un filo un po' più ritorto. Allora, con il picnic non ho niente da mostrarvi perché non ho niente in casa di fatto col picnic, comunque è un ottimo cotone.
Con il cotone Catania, che oltre ad essere bello ritorto è anche il più lucido e luminoso tra i tre, ultimamente abbiamo fatto la gallina presina, mentre con il saffron, per esempio, ho fatto questa fascia per i capelli e questo doudou. Questo doudou è fatto ad uncinetto tunisino, però è veramente veramente molto morbido perché il saffron è un cotone molto morbido ed è quasi, vedete che anche, non so se passa dalla telecamera, però è quasi vellutato come risultato. Vediamo se riusciamo a vedere la differenza fra questi due. Questo è il Catania ed è molto più lucido e questo invece appunto è quasi vellutato. Altre due opzioni che vi do per partire sono l'acrilico, che in questo caso è un misto lana, ma comunque 50 lana, 50 cotone, ma potrebbe essere l'acrilico, oppure un filo di cotone ancora più grosso. Per quanto riguarda l'acrilico, io non uso puro acrilico, uso questo che è un misto lana, 50 acrilico, si chiama Duetto. Poi di tutti questi filati vi lascio i link dei siti in cui potete acquistarli nel primo messaggio sotto il video, se ho un sito di riferimento. Anche, dicevo, questo tipo di filato lo possiamo agganciare. Anche la lana la possiamo agganciare quando entriamo nel punto e portiamo fuori il filo, come dicevamo prima con il cotone, perché anche la lana è fatta da più fili. La differenza è che con la lana non si vede, anche se portando fuori il filo agganciamo un pezzetto di filo del punto sottostante e tiriamo, sentiamo un rumoretto poco rassicurante come di strappo, però poi non si nota e quindi il lavoro risulta comunque buono. Quindi se volete affidarvi all'acrilico o a un misto lana come questo, per partire secondo me è un'ottima soluzione, però è ottimo anche il cotone, vedete voi. In alternativa io vi consiglio il Drops Love You 8 o il Drops Paris, che sono praticamente identici. Sono dei filati abbastanza economici, più grossi. Questo si utilizza con uncinetto da 5 mm, io di solito quando faccio gli amigurumi con questo uso il 4, però vale sempre la regola che ogni mano è diversa e quindi facciamo prima una prova. E questo è un filato con cui io mi trovo molto bene. Vi riporto il messaggio che mi è stato mandato da una di voi che dice che anche questo si sfilaccia e che non si è trovata tanto bene. Secondo me, e l'ho detto anche a lei, dipende sempre dallo stesso motivo, cioè siccome siamo principianti e non siamo proprio sicuri di come stiamo lavorando, quando entriamo nel punto e vogliamo portare fuori il filo con l'uncinetto, agganciamo uno dei fili che compone il filo di un punto sottostante e in questo modo, se tiriamo perché vogliamo uscire per forza, perché magari lavoriamo stretto all'inizio, a molte persone capita di lavorare molto molto stretto e quindi ogni punto si fa fatica a tirarlo fuori e magari non vi accorgete che si fa fatica a tirarlo fuori perché avete agganciato un pezzo di filo di un altro punto. Però se lo fate e insistete nel voler far uscire l'uncinetto, si rompe il filo, cioè si rompe uno dei fili che compongono il filato e poi risulta che il filato si sfilaccia, ma in realtà il filato è un filato ottimo, con cui io mi trovo benissimo da anni, anche perché sono filati economici e quindi secondo me per gli amigurumi sono perfetti. E se imparate a lavorarli non si sfilacciano assolutamente. Per esempio con questo ho fatto tantissimi lavori, tra cui questa bambolina. Allora, questo è un filato, a proposito di filati brillanti, è un filato che non è brillante. Vabbè, ha dei colori bellissimi, però ha un aspetto che io vedo adesso che la telecamera sta falsando. Ha un aspetto di un cotone povero, nel senso buono del termine, ok? È molto bello. A me piace moltissimo l'effetto che dà, soprattutto per gli amigurumi e per tutto quello che riguarda la cucina, sotto piatti, sotto bicchieri, presine, tovagliette. Secondo me
è un filato bello e inoltre è un bel filato di cotone grosso che è utile all'inizio per imparare. Quindi, per partire, io sceglierei tra questi filati. In alternativa, so che su Amazon ci sono dei kit con dei gomitolini piccoli piccoli con tanti colori, che anche quelli io non li ho mai provati personalmente, però se volete partire, per esempio per lavorare amigurumi e volete tanti colori, ma non avete mai provato e quindi non sapete se sarà il vostro hobby preferito, può essere un'idea anche quella perché avete poco filo ma di tanti colori e questo vi permette di giocare facendo magari tanti amigurumi diversi. E questo per oggi è quanto. Io spero che in qualche maniera questo video vi abbia un po' chiarito le idee o comunque vi abbia dato delle indicazioni per partire. So che avrete altre 1000 domande e se volete farmele basta che scriviate un messaggio qui sotto il video ed io volentieri appena possibile rispondo. Dopo questo video farò un altro video esclusivamente sui filati, quindi se l'argomento vi interessa mi raccomando restate connesse o connessi, che ho visto che adesso abbiamo anche dei maschietti nel gruppo e questo mi fa molto piacere, per non perdervi il prossimo video. Se volete mi trovate anche su Facebook e su Instagram, vi lascio tutti i link nella descrizione del video e vi lascio nella descrizione del video anche i link ai tutorial degli oggetti che vi ho mostrato durante questo video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita, se non siete ancora iscritti e vi piace quello che faccio o vi piaccio io, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Per iscriversi c'è un bottoncino con scritto iscriviti e cliccate lì e la campanella è lì vicino. Se attivate la campanella ogni volta che carico un nuovo video YouTube vi manda una notifica e così non ve ne perdete neanche uno. Se avete amici o amiche che stanno iniziando a lavorare ad uncinetto, condividete con loro questo video perché potrebbe essere utile anche per loro. Io come al solito vi ringrazio, vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!